Salve a tutti, questa è una famosa macchina da scrivere dell'Olivetti, la lettera 36C degli anni 80. È la prima macchina elettrica prodotta da Olivetti, progettata da Ettore Sottsass, che partecipò a molti altri progetti Olivetti. Fa parte della famiglia della lettera 36, con in più la funzione di correttore a nastro. La C finale infatti significa correttore. Quindi non si deve più usare la gomma o il liquido cancellatore quando si fa un errore. Si poteva trasportare in una valigia di plastica molto grande e robusta. Non è una macchina elettronica ma elettromeccanica. Non ci sono piastre elettroniche. All'interno c'è un motore elettrico che muove le leve, il carrello, il cestello delle leve. Viene definita come macchina portatile, ma va collegata alla corrente. Quindi il discorso della portabilità direi che decade un po'. L'unico modo per renderla portatile è portarsi dietro anche un gruppo di continuità. È piuttosto pesante da portare in giro. Nelle macchine da scrivere elettromeccaniche del periodo ci deve essere un motore elettrico molto pesante e in effetti rimangono tutti i meccanismi in metallo del cinematico di scrittura, del carrello, del rullo di una normale macchina da scrivere. Quindi è più pesante di una normale portatile meccanica. Il discorso diventerà diverso nelle macchine elettroniche, quando con l'uso dei caratteri di scrittura posti su una margherita si potrà saltare tutto il meccanismo delle barre di scrittura, del carrello o del rullo, riducendo di molto il peso. Si deve collegare il gruppo di continuità alla macchina tramite l'apposito cavo. E scrivete felicemente con la vostra amata macchina, che ora si può considerare portatile a tutti gli effetti. Ammetto che non sia molto pratico, ma si può provare. La lettera 36 venne venduta anche con altri marchi, con carrozzerie disegnate da Mario Bellini. Underwood 478, 660, 670 e anche Brilliant Electric 3000, Roboton S20. Veniva prodotto dallo stabilimento Robotron della Germania Est. La versione col correttore è la quarta versione. Queste sono tutte di terza versione, con manopola blu e tasti quadrati. Le collezionava mio padre, non so perché ne avesse tante. La seconda versione la si può vedere su questo catalogo del 1971. Aveva tasti tondi e manopola blu. La prima versione tasti tondi e manopola verde. Ha diverse funzioni interessanti. Qui ci sono alcune rotelle. Questo a sinistra è il pulsante dell'accensione. Questo più a destra è il regolatore dell'intensità della battuta. In mezzo c'è il regolatore del tocco sui tasti. La tastiera è simile a quelle delle macchine meccaniche, ma ha il tocco molto più morbido, basta sfiorare i tasti. Alcuni tasti, come la X, il punto, il trattino, se si tengono premuti ripetono automaticamente il carattere. Se si premono due tasti contemporaneamente, la macchina si blocca e si deve utilizzare il tasto rosso qui sopra per sbloccarla. Incredibilmente mancano ancora i tasti 1 e 0 e si deve usare la I e la O maiuscole. Ritorno di un passo, barra spaziatrice. Questo è il selettore del nastro. Ci sono le posizioni per il nastro nero, scrittura senza nastro per gli stencil dei ciclostili e la posizione per l'uso del correttore. Nella lettera 36 c'è anche la posizione per il colore rosso del nastro. Per fare una correzione si deve mettere la leva in posizione per le correzioni. Ribattere la lettera errata. Cancellare un errore diventa un'azione molto semplice. Qui il nastro cancellatore purtroppo è esaurito. Questo qui di colore rosso si chiamava cover up e corregge coprendo la lettera con una patina bianca. Si può usare con i nastri in cotone e si possono fare circa 2000 correzioni. Esiste un altro tipo di correttore, il cosiddetto lift-off di colore giallo, che asporta la lettera sbagliata, ma si può usare solo con i nastri in polietilene. Questo è un tasto rivoluzionario, ritorno a capo. Sparisce la leva interlinea. In effetti il primo prototipo aveva la leva interlinea, lo si può vedere nel museo di Ivrea. Gli spazi dell'interlinea però si selezionano sempre qui.
Questo è il tasto per il mezzo passo, per fare le correzioni nel caso si salti una lettera. Vedete che la parola Olivetti riesce a stare nello stesso spazio della parola Uliveti, dove manca una lettera. Con questa leva si impostano o si tolgono gli arresti del tabulatore. Con la posizione più si mettono, con la posizione meno si tolgono. Il tabulatore poi si usa con questo tasto. I margini sono quelli classici, qui sopra, si impostano a mano e questo è il libera margine. Qui c'è la leva libera carrello. E questa è la leva per regolare la carta. Qui all'interno c'è una funzione interessante. Questa leva qui solleva la forcella del nastro, così è più semplice cambiarlo. Finalmente dopo 100 anni c'è un altro sistema che non sia quello di bloccare due barre insieme per alzare la forcella. Il sistema del nastro del correttore con i vari supporti è molto complesso. Sul manuale ci sono 4 pagine su 10 che spiegano come cambiare il nastro. È molto piacevole scrivere con questa macchina. Ha un tocco più soddisfacente di quello delle tastiere da PC. Vedere e sentire la barra di scrittura che sbatte contro la carta è più soddisfacente che vedere le lettere apparire sullo schermo di un computer. E basta semplicemente toccare i tasti per attivare le barre, quindi viene più naturale usare tutte le dita, anche quelle più deboli. In quegli anni Olivetti fece un'altra macchina da scrivere di successo, la lettera 35, in questo video. Buona giornata.